faremo la lezione sul corpo umano e sulle proporzioni, volevo farvi vedere come dall'antichità, anche dal Rinascimento, ma molto prima, si sia cercato di considerare l'uomo, soprattutto nel Rinascimento, come metro e misura di tutte le cose. Questo è famosissimo, è uno dei capolavori di Leonardo da Vinci, che è custodito alla Galleria dell'Accademia a Venezia, in cui si vede un uomo che allo stesso tempo, vedete, iscritto in un cerchio, guardate, tenendo le gambe aperte, lui poggia i piedi sulla circonferenza e le braccia, vedete, le tiene leggermente inclinate e dà proprio il senso di rotazione, no? Di movimento. Avete mai visto al circo personaggi che sono come legati, no? In una ruota e che girano? Infatti il cerchio è il simbolo della spiritualità presente anche nella natura, volendo, dell'uomo, e il centro, guardate, del cerchio, guardate bene, è l'ombelico. E quindi è l'uomo alla ricerca della sua spiritualità e il moto circolare, non a caso uniforme, è quello che ritorna sempre su se stesso. Invece guardate l'uomo iscritto nel quadrato. L'uomo iscritto nel quadrato ha i piedi ben piantati a terra, questa volta, li tiene a squadra e ha le braccia aperte a croce. Vedete? E infatti poggia i piedi sulla base del quadrato e con le dita arriva a toccare, diciamo, i lati del quadrato. Di conseguenza capite che anche questo è l'uomo iscritto nel quadrato, però notate bene, il centro del quadrato questa volta non è qui, ma sono i genitali, perché il quadrato rimanda non a caso alla materia, le quattro stagioni, i quattro punti cardinali, i quattro elementi. E considerate, si chiama uomo vitruviano proprio perché si rifà alle teorie di Vitruvio, cioè teorie di proporzioni, di armonia che nell'epoca classica appunto si conoscevano. Pensate che 500 anni dopo anche Le Corbusier usa col suo modulo un metro proporzionale e poi vedremo che questo verrà applicato anche all'architettura. Ma veniamo alle origini, no? Se voi pensate anche a una scultura come questa, un capolavoro che è il Doriforo, il portatore di lancia, è una scultura alta 212 centimetri, cioè più di 2 metri. Se voi la andate a dividere, è il lavoro che faremo anche oggi di rappresentare la figura umana attraverso un metro proporzionale, attraverso un modulo, vale a dire un elemento che si ripete. E qual è questo elemento che si ripete? Lo capite subito, è la testa, perché la testa è un ottavo, lo vedete, faremo anche noi proprio una linea di simmetria, faremo 8 divisioni, partizioni e cercheremo di distribuire, vi spiegherò le parti dove si trova l'ombelico, come abbiamo visto per il volto, che gli occhi sono alla metà del volto. Vedete ancora una volta qui? Degli occhi si trovano proprio alla metà del volto, vedete? È mezza testa, infatti gli occhi stanno proprio alla metà del volto. Così capirete che una prima base, una seconda testa si trova all'altezza dei capezzoli, poi all'altezza dell'ombelico, poi all'altezza delle anche, la sesta parte si trova all'altezza, vedete qui, dei ginocchi e poi fino ad arrivare all'ottava parte. Logicamente, come vi ho spiegato per la testa e per il volto, poi dipende dalla corporatura di una persona. Ci sono persone che sono brevilinee, persone più longilinee, però tendenzialmente questo è l'uomo ideale, ideale a cui hanno guardato anche gli artisti per rappresentare una figura che è idealizzata. Ma per farvi capire, se voi prendete una figura, e qui capite che la testa, vedete, si ripete esattamente 8 volte fino alla base, vedete, dei piedi e i ginocchi trovano sempre la stessa localizzazione, l'ombelico si trova sempre allo stesso punto. E ora andremo più o meno a vederlo, poi, come vi dicevo, cambierà da caso a caso. Tanti dicono che la donna non ha le stesse proporzioni dell'uomo, alcuni la donna la considerano 7 volte e mezzo, cioè la testa non è 8 volte ma 7 volte e mezzo.
rispetto all'uomo, quindi non sono esattamente le stesse proporzioni e questo, come vi ripeto, lo vedrete voi individualmente. Logicamente, quando si nasce e siamo piccoli, guardate, la testa come metro proporzionale in un bambino di 1 anno è esattamente un quarto, vedete, dell'altezza. In un bambino di 3 anni è un quinto, vale a dire la testa la ritroviamo altre 4 parti. In un bambino di 5 anni la testa è un sesto, vedete 1, 2, 3, 4, 5 e 6. In un bambino di 10 anni è un settimo. Qui abbiamo già la fase adolescenziale fino ad arrivare all'adulto che si ritrova, vedete, a essere il metro proporzionale che vi dicevo, la figura idealizzata di una testa che viene iscritta esattamente 8 volte in una figura. E partendo da uno schema come vi ho indicato, se voi sapete calcolare i vari punti, vedete anche qui, come vi ho fatto vedere, logicamente sta con il piede inclinato, in questo caso è come per il volto che abbiamo visto, no? Se il volto viene inclinato, se il volto è ruotato, cambiano. Però è importante capire appunto che partendo da una forma base, che è quella che faremo stasera, e costruendoci sopra delle linee e poi con il chiaroscuro potremo andare a ottenere una figura vera e propria. Iniziamo subito a dividere il nostro foglio in, per fare le parti del corpo umano. Per esempio, se noi si decide che la testa è 2 centimetri, dovete fare 16 centimetri l'altezza totale, va bene? Quindi potete prendere una linea nel mezzo, va bene? E iniziate a tracciare una linea 1, ok? E mettete un segno. Io l'ho messo di 2 centimetri. Iniziate a fare una sorta di griglia. Logicamente io la mia testa la devo far partire da qui, vi torna, e farla arrivare qui. Qui ci sarà il collo, ok? Logicamente qui, aspettate, faccio la riga, qui ci sarà la mezza testa. Vi torna? Sì. Gli occhi, l'altra volta se si dovesse posizionare gli occhi, vi ricordate, dovrebbero essere qui e così via, in base alla nostra figura, vi ricordate? Allora, considerare la larghezza delle spalle di questa figura, vi ho detto ci vogliono 2 teste. Quindi voi immaginatevi a questo punto di tirare un'apertura, ok? Che può essere come 2 teste, poi ve le marco di più, può essere così, ecco una testa qui, ecco un'altra testa qui. Questa è l'apertura delle spalle, va bene? Poi voi dovete prendere e arrivare leggermente sotto, perché qui ci sono i capezzoli, con una specie di trapezio rovesciato. Vale a dire, arrivate così, così e qui. Vi fermate leggermente sotto, come leggermente sotto è il collo. E qui considerate, logicamente è un trapezio, qui sarebbe un po' stondato, io ho detto un trapezio, ma è logico. E qui ci sono proprio all'altezza della seconda fascia, va bene? Trovate proprio i capezzoli, 1 e 2. Qui invece trovate, vedete, gli snodi. Poi sotto venite un pochino più sotto, stringendo un pochino, e questa volta fate un quadrato e arrivate
appena qui sotto, sempre arrivate appena sotto il terzo, la terza fascia, e qui proprio al centro marcate l'ombelico. Questa volta poi fate un pentagono, la parte di sotto bisogna arrivare, guardate, ancora una volta un pochino più sotto e bisogna fare un pentagono rovesciato, vale a dire che leggermente riallargare, leggermente, e poi con la punta un po' leggermente sotto. E qui trovate lo snodo delle anche, ok? Poi per i ginocchi bisogna arrivare a questa altezza. Vedete, qui era andata un pochino sotto? Bisogna arrivare a questa altezza per le ginocchia. Allora come si fa? Prendo da qui, faccio un po' le gambe un po' larghe e vengo qui. Da qui faccio le gambe un po' larghe e vengo qui. E qui trovate le ginocchia, lo snodo delle ginocchia. Poi vado avanti, qui poi inizierà in alto le mie caviglie con sotto il tallone e io me le posso immaginare un po' così, mettiamo, e qui con lo snodo delle caviglie. Ora poi bisogna farle anche le braccia a questa persona qui. Le braccia quante sono lunghe? Il primo tratto, diciamo, delle braccia arriva fino all'altezza dell'ombelico. Qua è lo stesso di qua, ok? E mettete anche qui lo snodo delle braccia. Il secondo arriva all'altezza più o meno delle anche, qui, è praticamente dove ci sono i polsi. Poi potete immaginare che le vostre mani arrivino quasi, ve lo tratteggio così lo sapete che non è proprio in fondo, ma tipo a questa altezza qui, arrivano, fate conto, io faccio stilizzato ora per farvi capire le mani. Ora andiamo a scrivere quali sono questi elementi. Nella prima fascia qua su cosa ci sta? Ci sta la testa, che è il nostro modulo, metro di misura, ok? Nella fascia numero 2 che cosa ci sta? Qui all'altezza della fascia ci sta il collo e spalla. Ci sono le spalle, va bene? All'altezza numero 3, che cosa ci sta? All'inizio della fascia numero 3, i capezzoli. Ok. All'altezza numero 4, che cosa troviamo? Troviamo sempre, vedete all'inizio del 4, ombelico e gomito. Più o meno all'inizio del 5 troviamo le anche e i polsi. All'inizio, vedete, del 5 trovate le anche e i polsi. All'inizio del 6 è dove arrivano quasi le mani e poi ci sono il nostro femore. Al 7, qui, trovate le ginocchia. Io queste ve l'ho messo qui alla fascia, ma io intendo l'inizio, vi torna? Cioè io Sì, sì. intendo, avete capito? Ve l'ho scritto qui la Mm, fascia, ma intendo l'inizio della fascia. mhm. L'ultimo invece cosa trovate? Le caviglie e i piedi.
Questo è uno schema base che voi vi potete tenere a mente e possiamo andare a proporlo anche nella versione femminile. Innanzitutto, appunto, inizia a mettere gli occhi, le sopracciglia molto più folte, se è un uomo, va bene? Poi gli posso mettere i capelli un po' più alti, posso fare anche un ciuffo, qui la bocca, il naso, vedete, proprio si fa sintetico, eh? L'uomo che cosa ha? Alle spalle, l'uomo, diciamo, segue quasi la forma della figura che vi ho dato ora, e la donna che cambia abbastanza. Cosa vi devo fare? Il collo qui, è logico, le spalle ce l'ha larghe l'uomo, ma ce l'ha anche un po' stondate. E veniamo qui, ci sono i pettorali, possiamo fare all'uomo questo segno, ok? E questo è più o meno il torace, qui ci sono le scapole, va bene? L'uomo è più o meno così. Qui l'uomo è più o meno della forma come vediamo qui, ok? E può avere sempre i pettorali, qui l'uomo scolpiti. Il bacino l'uomo non è più largo come la donna, quindi possiamo effettivamente continuare così con questa forma del bacino, ok? Poi possiamo andare a fare, per esempio, le braccia. Le braccia come si fanno? Sono un po' tornite fino a qui e fino a qui. Lo stesso le fate di qua, fin qui e qui, ok? Poi qui si allarga e si stringe, si allarga e si stringe e poi vabbè la mano la lasciamo così, tanto per ora non ci interessa. Poi le gambe l'uomo da qui più o meno arriva, io ve lo faccio un po' a gambe aperte, così. Qui si è detto ci sono le ginocchia e qui andiamo a fare anche. E poi qui ci sarebbero i piedi, va bene, con le caviglie e i piedi.